Ed eccoci qui ragazzi con un nuovo video. Torniamo a parlare di illuminazione artificiale come al solito nel mio canale. Di solito vi porto più volentieri luce flash, che ovviamente preferisco, però non dobbiamo mai trascurare anche la luce continua. E dal momento che il prodotto di oggi è decisamente molto interessante, non solamente perché ha un assorbimento molto interessante, quindi abbiamo una quantità di luce molto elevata, ma anche perché è compatto, leggero, portatile e soprattutto ragazzi è possibile utilizzare anche con illuminatori così potenti delle normalissime batterie V-mount. Quindi seguimi con attenzione perché è un prodotto molto interessante, soprattutto per chi pensa di avere necessità di avere una luce compatta, leggera e potente anche quando lo utilizza in mobilità. Te lo faccio vedere più da vicino, ti faccio anche dei close up, così è più facile capire anche per te proprio tramite il video che stiamo parlando di un prodotto di qualità. Innanzitutto è molto compatto, ti ricordo che stiamo parlando di un illuminatore che ha un assorbimento massimo di 200 watt e come vedi le dimensioni sono compatte. Praticamente un paio di anni fa queste dimensioni le trovavamo proprio su una normale luce che assorbe 100 watt. Qui praticamente raddoppiando abbiamo le stesse dimensioni e anche il peso è molto leggero, siamo al di sotto del chilogrammo, così come lo stai vedendo. Lui in realtà pesa 830 grammi, però come ben sapete devi calcolare anche il peso del bracket. Comunque rimane sempre, secondo me, quando parliamo di illuminatori così importanti, lui molto leggero. Due paroline anche sul bracket che vale la pena prendere in considerazione perché è fatto bene, perché è in metallo, soprattutto da quello che ho visto regge bene l'inclinazione quando andiamo a utilizzare modificatori molto pesanti, ok? Quindi non ci sono problemi che perda l'inclinazione. Mi dispiace però che non abbiano pensato di mettere anche il foro per l'asta dell'ombrella. Per quanto riguarda il LED, innanzitutto qui abbiamo l'attacco che avrete già riconosciuto, Bowens Mount, il più diffuso, quindi non serve spendere parole sotto questo punto di vista. Troverai un mondo di modificatori che potrai utilizzare con questo X200, eventualmente ci sono anche quelli che produce la stessa G1. Qui abbiamo il LED che è protetto, mi viene da dire da un vetrino, ma è plastica che funge anche da diffusore, così non entra la polvere. È un LED ovviamente COB, ha un range di temperatura che parte da 2007 e arriva fino a 6005 e il meglio di sé lo dà esattamente a 5005 Kelvin quando parliamo di potenza, perché può raggiungere, utilizzando questo Fresnel che troviamo in dotazione anche nella versione normale, addirittura 19.000 lux ragazzi, che sono ovviamente tantissimi per questo genere di illuminatore con 200 watt. Di solito queste caratteristiche le troviamo su illuminatori diciamo molto più potenti. Ho fatto una verifica con i Sekonic ragazzi che possiedo e praticamente sono molto vicine a quelle che dichiara proprio G1. Queste misure che ha effettuato l'azienda sono state effettuate a 1 metro di distanza dall'esposimetro, dallo strumento che misura proprio i lux, utilizzando proprio questo Fresnel che dà ovviamente il miglior risultato perché va a proiettare la luce molto più concentrata. Ovviamente più grande il modificatore e soprattutto se andiamo a utilizzare anche dei diffusori interni avremo un calo nella potenza, ma avremo però guadagnato una luce molto ma molto più morbida. Per quanto riguarda il telaio, la carcassa è praticamente costruito completamente in metallo, fatto decisamente molto bene. Ovviamente ci sono degli inserti in plastica come questa plancia anteriore, però tutto il resto praticamente è metallo. Nella parte posteriore avrei già notato che c'è questa ventola molto grande, ha un diametro molto importante, praticamente neppure ti accorgerai che sta funzionando perché è decisamente molto silenziosa. Qui abbiamo un piccolo display che serve ovviamente per capire quello che stai facendo, soprattutto se vuoi andare a regolare proprio direttamente dai due dimmer sia la potenza che la temperatura colore. Però ti ricordo che eventualmente c'è sempre l'applicazione
abbiamo il Bluetooth, quindi se rimani entro un range di 10-15 metri praticamente con l'applicazione vai decisamente meglio, anche se io personalmente, sarà perché ormai ho una certa età, preferisco utilizzare sempre le classiche manopoline per andare a cambiare sia la potenza che la temperatura colore. Per quanto riguarda l'alimentazione, allora innanzitutto come vedi da qui viene alimentato, è il classico attacco V-mount, anche quando parliamo di corrente alternata, cioè utilizzando l'alimentatore che troverai in dotazione, perché praticamente ha proprio questo attacco, e utilizzando proprio l'alimentatore che troverai in dotazione possiamo ottenere praticamente tutti i 200 watt che ti può offrire l'X200. Eventualmente puoi collegare una singola batteria e otterrai lo stesso una buona potenza, però non puoi sfruttare al massimo i 200 watt perché praticamente la potenza viene limitata. Ma adesso ti farò vedere fra poco, quindi rimani fino alla fine del video, come Geun ha pensato di rimediare proprio a questo problema se vuoi proprio utilizzare le batterie. Ti faccio adesso vedere come è facile gestire sia la potenza che la temperatura colore direttamente tramite questi due dimmer, così ti faccio vedere anche questo piccolo display che è piccolino però si vede decisamente molto bene. Come ti dicevo poco fa, innanzitutto per essere alimentato puoi utilizzare l'alimentatore di rete che trovi in dotazione, che ha l'attacco V-mount, quindi trasforma la corrente alternata in continua, e soprattutto potresti pensare, molto consigliato, di utilizzare proprio delle batterie V-mount, soprattutto se sei fotografo o videomaker che utilizza proprio questo genere di attrezzatura in mobilità. La classica batteria V-mount, però attenzione che utilizzando proprio questa batteria, non guardare la marca, è valido per qualsiasi batteria V-mount che ha un voltaggio nominale di 14,8 volt, praticamente non riusciamo con una singola batteria a ottenere la massima potenza. Sarà tra virgolette limitata al 75%, che potrebbe essere anche sufficiente per alcuni di voi, però dal momento che ci siamo comprati un 200 watt e se vogliamo proprio ottenere la massima potenza utilizzando delle batterie, le soluzioni sono due. La prima è quella di prendere in considerazione l'accessorio che ti farò vedere fra poco, che ti consente di collegare due batterie, quindi avere il 100% della potenza, oppure la seconda sarebbe quella di pensare di acquistare batterie V-mount ma non da 14,8 volt ma bensì da 28 volt, però costano molto ma molto di più, si parte da 500 euro in su e soprattutto sono anche difficili da trovare. Io ti consiglio di rimanere sulle classiche e di pensare di acquistare l'accessorio che ti farò vedere fra poco, accessorio che puoi poi utilizzare anche con altri illuminatori. Detto questo, adesso lo accendiamo, ti faccio vedere quelle poche cose che puoi fare direttamente da qui, ma sono quelle più importanti. Innanzitutto vai a inserire la batteria, qui abbiamo il tasto di accensione, questo rosso, lo tieni premuto praticamente da questa schermata, poi con il dimmer rosso vai a sbloccarlo, parte il bot. Abbiamo adesso un piccolo display, piccolino ma leggibile, e anche a colori, e praticamente ti consente di vedere quello che stai facendo. Innanzitutto vedi la parte dedicata alla temperatura colore evidenziata di celeste, e con il dimmer sopra, quello nero, praticamente vai a modificare proprio la temperatura. Si parte da 2007 e si arriva a 6500. Per cambiare la potenza, in questo caso è 0, con il dimmer di rosso praticamente in senso orario vai adesso proprio sulla potenza, si evidenzia, e con il dimmer quello superiore vai ad aumentare la potenza. Adesso io la porto al massimo e vedrai che con la batteria V-mount me lo fa fare fino al 75%, come ti dicevo poco fa. Ok ragazzi, quindi se vuoi ottenere il 100% guarda questo video fino alla fine e ti faccio vedere che è fattibile. Ok ragazzi,
Eventualmente se vuoi utilizzare anche gli effetti luce, basta premere proprio questo dimmer e passi proprio in modalità effetti e poi vai a scegliere l'effetto a tuo piacimento proprio con il dimmer e lo vai anche a modificare, perché ovviamente anche in questo caso ci sono vari settaggi in base all'effetto che vai a scegliere. Io personalmente non li uso praticamente quasi mai. Comunque, se sei un videomaker sai già, perché sono cose che si utilizzano ormai da tantissimi anni. Ok ragazzi, ti ricordo ancora una volta che c'è l'applicazione, dal momento che, come ti dicevo, ha il Bluetooth, e quindi soprattutto se utilizzi questi effetti vai decisamente meglio a gestire proprio sia la potenza che anche l'intermittenza che hanno alcuni effetti. Vediamo adesso questo accessorio che reputo decisamente molto importante, motivo che mi ha fatto scegliere questo X200. Ti dico in tutta onestà, se non avevo la possibilità di avere la massima potenza dell'X200 forse l'avrei scartato. Comunque, allora, questo è l'accessorio innanzitutto che va collegato allo stativo. Abbiamo proprio questo morsetto, vai a stringere questo morsetto e praticamente si adatta proprio al diametro del tubo del tuo stativo e non scivola più una volta che lo hai stretto bene. Ok, qui è anche il pulsantino poi per andarlo a riaprire una volta che lo devi togliere. Detto questo, allora, come vedi abbiamo la possibilità di collegare una e due batterie V-mount. Quindi praticamente, in poche parole, cos'è che fa questo accessorio? Va a collegare in serie le batterie V-mount da 14,8, ok? Quindi praticamente arriviamo quasi ai 30 volt che ha bisogno esattamente l'X200 per alimentare l'X200, per ottenere proprio i 200 watt. Ok ragazzi, quindi vado a inserire le due batterie, poi vado a collegare la parte estrema proprio che troviamo in questo cavo proprio con l'attacco V-mount all'X200. È di plastica, praticamente non sporge tantissimo, anzi dà proprio la sagoma più bella a questo illuminatore, quindi non dà affatto fastidio. Adesso supponiamo che sia collegato allo stativo, anche questo allo stativo, quindi proprio per farti vedere vado meglio proprio con questa ripresa dall'alto. Quindi innanzitutto se vado a schiacciare questo tasto praticamente non si accende, perché devo praticamente aprire il circuito e lo facciamo proprio con questo tasto. Ok, si accendono i due LED, quindi della batteria 1 e della batteria 2, quindi in questo caso sta arrivando la giusta tensione che serve esattamente all'X200 per funzionare alla massima potenza. Quindi procediamo come prima con l'accensione, tieni premuto, poi sblocchiamo e una volta terminato il bot praticamente vado a portare, come vedete, la potenza al 100%. Non so se riuscite a leggere. Ok, quindi possiamo avere adesso, anche utilizzando delle batterie, la massima potenza di questo X200. Ma se vado a utilizzare questo X200 con le batterie, proprio con due batterie V-mount, quanta autonomia ho? Per quanti minuti rimane acceso se lo vado a utilizzare alla massima potenza con due batterie V-mount da 99 Wh? Questa è una bella domanda ed è ovviamente molto importante che tu sia sempre a conoscenza dell'autonomia che hai quando vai a utilizzare queste luci, soprattutto su lavori importanti con delle batterie. Allora, come ti ho detto poco fa, con due batterie V-mount andiamo a raddoppiare la tensione, quindi 14,8 per 2 ci avviciniamo a 30 volt, ma andiamo anche a raddoppiare proprio i watt-ora. Come ti dicevo, abbiamo le classiche batterie da 99 watt-ora, quindi andiamo a raddoppiare e arriviamo a 198 watt-ora. Quindi il calcolo matematico è molto semplice, perché andiamo proprio a dividere per il consumo in watt, che come avete capito è di 200 watt, quindi abbiamo un'autonomia matematica di un'ora, poco meno, no? 59 minuti. Però nella realtà le cose non stanno affatto così, perché
Ci sono sempre delle perdite della BMS, adesso non voglio ovviamente entrare su tecnicismi un po' avanzati che forse non conosco neanche io, però un po' appassionato lo sono perché alla fine io ho studiato proprio queste cose qua. Comunque ti posso garantire che anche se le batterie sono nuove, utilizzando proprio il massimo assorbimento riuscirai, se tutto va bene, a ottenere 45 minuti. Ok, tu calcola 40 per essere tranquillo, per poi andare eventualmente a cambiare le batterie. Quindi in questo caso, se ti serve tantissima autonomia, la soluzione è quella di trovare una presa per collegare l'alimentatore di rete che ci danno in dotazione. Ma quanto costa questo X200 e ne vale la pena, oppure vado a vedere dai competitor se ci sono prodotti più economici che costano meno? Questa è una domanda molto interessante e io ti rispondo come al solito con tutta la mia trasparenza. Allora, innanzitutto volevo dire che fatemi capire se vi può interessare, ve lo chiedo perché è decisamente molto impegnativo, non so quanti di voi risponderanno, forse nessuno come al solito. Comunque avevo intenzione di fare un backstage dove vado ad utilizzare questa volta non il classico flash ma un normale illuminatore. Dal momento che abbiamo 200 watt, invece di farvi il classico backstage qui in studio di là, che praticamente ormai sono diventati anche abbastanza noiosi, volevo provare proprio a utilizzarlo prima che venga ovviamente l'estate all'aperto e vedere se 200 watt sono sufficienti oppure no. Ok ragazzi, fatemelo capire se vi può interessare. Detto questo, altra cosa molto importante, parliamo di prezzi. Allora, la versione base costa 350 euro, in dotazione avrai questo Fresnel, l'alimentatore di rete e questo bracket. Insomma, come punto di partenza potrebbe andare bene, ma supponiamo che tu vuoi acquistare proprio questo illuminatore perché pensi di utilizzarlo soprattutto in esterna, quindi non nel tuo studio, hai bisogno delle batterie, quindi la soluzione consigliata è quella di prendere in considerazione proprio la combo, dove avrai questo accessorio che abbiamo visto, è decisamente molto molto importante. Avrai anche questo stativo che si tiene con le mani, sembra un selfie stick che si può anche allungare, qui ci colleghi la luce, quindi se hai un assistente, soprattutto quando non puoi utilizzare lo stativo, potrebbe essere una soluzione molto interessante. Eventualmente potresti anche tentare di tenerlo in mano proprio mentre stai scattando tu a una modella, se ce la fai, dal momento che non è affatto pesante. Ok, la combo con tutto quello che ti ho appena menzionato costa sui 500 euro, un prezzo abbastanza importante, però ragazzi stiamo parlando di un prodotto di altissima qualità e secondo me l'investimento vale la pena.